Ciao, in questo video vedremo questo LED tester che ho comprato su AliExpress, che mi sembrava un valido strumento per provare i LED. Infatti qui sopra riportava la corrente, che adesso io ho corretto col pennarello, ma prima c'era solo questa indicazione qui e un'altra indicazione qui che ho coperto perché ho già fatto la modifica che ti andrò a far vedere, perché come era stato progettato era proprio inutile, era un LED tester inutilizzabile. Con questa modifica potrai veramente usarlo come LED tester ad un costo molto basso. Andiamo a vederlo. Vediamo come l'hanno realizzato. È stato pensato per provare dei LED normali, tipo questi, inserendoli qua. Qui hanno disegnato i milliampere, che poi non si capisce bene da questa parte dove sia il 2, sembra quasi 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui diventa 10, insomma la scala qui è un po' fatta a modo suo. Questo è un altro tipo di LED, infatti qui c'è il disegno di come va inserito. Guardando come sono collegati, io mi aspetterei che per ogni colonna ci sia una resistenza di valore diverso. Invece, partendo dalla corrente più alta, che è 30 mA, abbiamo una resistenza da 240 ohm che si ripete due volte, poi la 360 ohm che si ripete 1, 2, 3, 4, 5 volte, poi una resistenza da 680 ohm 1, 2, 3 volte e una resistenza da 1500 ohm che si ripete 3 volte. Invece su questi altri LED abbiamo 6 resistenze, 51 ohm, 120 ohm, 120, 360, 360, 360 e non va molto bene. Anche però cambiando queste resistenze, mettendole di valore progressivo, c'è un altro problema, che la corrente è determinata anche dal tipo di LED e dall'efficienza del LED. Quindi quella corrente qui, se qui gli metto un resistore, varia. E allora ho pensato di fare una modifica, infatti ho già preparato un LM317 e un po' di LED che adesso ti farò vedere. Ho pensato di modificarlo in questo modo, questo qui è più o meno visto da sotto in questo modo. Queste qui sono le resistenze attuali, quelle che abbiamo letto prima. Volevo cambiare tutte queste resistenze per fare una corrente diversa per ogni inserzione, partendo da 0,1 mA, che va benissimo per i LED ad altissima efficienza, fino ad arrivare a 30 mA, quindi 30 mA, 20 mA, 15 mA e così via. Adesso mi devo solo ricalcolare tutte queste resistenze. Userò un LM317 che è molto adatto a questo scopo, che è questo qui, e una decade resistiva, che poi ti farò vedere, per simulare tutte queste resistenze, per non continuare ad andare a cercare i valori, ma li cercheremo con la decade resistiva. Lo schema preso da datasheet dell'LM317 è questo. Questi sono i 3 LED in serie. La formula è 1,2 diviso R1 è la corrente d'uscita. È più giusto fare 1,25 anche 1,3 ho visto. E il valore delle resistenze più o meno sono queste. Come ti dicevo, i LED non hanno la stessa tensione di forward, che è la tensione di lavoro. Ad esempio il LED rosso ha una tensione molto più bassa rispetto al verde o al blu, il giallo, il bianco ce l'ha molto alta, l'arancio è simile al verde e così via. Ogni LED, oltre ad avere un valore diverso tra un colore e l'altro, cambia a seconda della sua efficienza. I LED molto vecchi, che andremo a vedere, tipo questo rosso, ha un'efficienza molto bassa, quindi per accendersi ha bisogno di 20 mA. Un LED moderno si accende anche con 0,1 mA e quindi questo strumento ci è utile per capire la luminosità del LED, inserendolo qui, e capire che resistenza dobbiamo dargli per avere la luminosità magari uguale a uno vecchio. Di solito quando andiamo a cambiare LED su vecchie apparecchiature dobbiamo capire che resistenza serve per mettere in serie un LED ad alta efficienza per avere la stessa luminosità. All'inizio avevo preso un LM317 in formato TO92, che è questo, ma probabilmente l'ho bruciato perché io ho cercato dei datasheet e all'inizio il primo datasheet che ho trovato mi dava questa piedinatura. Dopo sono andato a vedere un altro, ho trovato questa piedinatura, dopo ho cercato la marca, cosa che dovevo farlo all'inizio. Questo qui è adesso si vede male, ma è un National, e sul datasheet della National mi dà il primo che è la DJ, uscita e ingresso, che è come questo, e probabilmente averlo collegato in modo errato è bruciato. Adesso non ne ho più, allora userò un LM317 in formato TO220, anche se non servirebbe un formato così grosso per la corrente che ci serve. Se volessimo calcolare la resistenza del LED in base alla corrente, dobbiamo fare tensione di alimentazione meno la tensione del LED,
ad esempio io qui ho fatto, se dobbiamo alimentare il LED a 12 volt dobbiamo fare 12 e magari abbiamo un LED rosso, quindi facciamo meno 2, diventa 10 diviso 0,02 sono 500 ohm, che però non è sempre così, perché 500 ohm va bene se il LED non è alta efficienza. Se è alta efficienza con 500 ohm farebbe una luce incredibile, magari vicino a altri LED più vecchi darebbe proprio fastidio. Quindi qui collegato un volmetro, il milliamperometro a inserire al LED che andrò a inserire, quindi a inserire qui al LED, il volmetro in parallelo al LED, quindi vedremo che tensione c'è in parallelo e che corrente scorre in base alla resistenza. Questa qui è una decade resistiva, te la faccio vedere da vicino, si chiama decade resistiva. Ci sono le resistenze da 1 ohm in serie fino ad arrivare a 9 ohm. Qui ci sono da 0,1, qui ci sono le resistenze da 100 ohm, qui da 1000, 10.000, 100.000 e 1 milione, quindi mega ohm. Quindi spostando questi jumper io riesco a inserire qualsiasi di queste resistenze. Se mettessi tutti i jumper sullo 0, in questo modo, qui ho 0 ohm, perché le piste sono fatte in modo che e qui ho una resistenza di 0 ohm. Quindi io posso mettere con precisione qualsiasi resistenza. Se devo fare 2 ohm, 3 ohm, faccio così. Quindi è molto preciso. Le resistenze sono abbastanza precise, sono anche di formato abbastanza grosso, dovrebbero essere mezzo watt o un watt, adesso non ricordo. Mezzo watt è scritto qua. Quindi partiamo con una resistenza da 1250, facciamo 1300 ohm per avere un milliampere, quindi faccio 1300 ohm. Diamo alimentazione. L'alimentazione non è più influente perché lui diventa un generatore di corrente costante e quindi se lo alimento a 12 o a 9 non cambierà nulla. Adesso io lo alimento a 12, anche alimentandolo a 9 non cambia nulla. 12 volt, prendo un LED di questi vecchi a bassa efficienza. Ovviamente con 1 mA non si accende, quindi diamo 1 mA, 1 volt e mezzo. Mettiamo questo ad alta efficienza e vedi che con 1 mA, nonostante ci sono accese le luci di illuminazione, fa tantissima luce. Quindi 1 mA abbiamo visto 1300 ohm, quindi posso mettere qui dove ho scritto 1 mA una resistenza da 1300 ohm. Quindi adesso gli do 20 mA invece a questo, vedrai che più o meno fa la stessa luce. 20 mA sono 62-63 ohm. Così sono 60 ohm, vediamo 63, 62, 61, 61 ohm, 20 mA. 20 mA, così ho che fa ancora meno luce questo con 20 mA che questo con 1 mA. Quindi dovrò ancora scendere per avere la stessa luce. Adesso volevo farti vedere che cambiando colore cosa succede. Ritorniamo a una corrente un po' più bassa. Ad esempio 5 mA dovrebbe essere 250 ohm. Metto 250 ohm, 250, 5 mA, precisissimo. Si accende un pochino. Prendiamo questo giallo che dovrebbe essere di tipo vecchio, segna sempre 5 mA, anche cambiando la tensione di LED. Infatti qui ho 2 volt, se rimetto il rosso, quello a bassa efficienza, ho 1 volt e mezzo, quindi le tensioni sono molto diverse. Questo è il giallo ad alta efficienza, 2 volt, e anche qui se vado, adesso inserisco velocemente la 1000 ohm, vado a 1 mA, proviamo a mettere 4000 ohm, siamo 0,7 mA e lui fa luce quasi come il giallo con 5 mA. Ritorniamo a 5 mA, prendiamo un altro colore. Questo è un verde a bassa efficienza, 1 volt e 9, un verde ad alta efficienza, fortissimo. Proviamo a scendere parecchio, siamo 0,7 mA, mezzo mA, proviamo a scendere ancora, penso che meno di così non ce la faccia. Comunque con 0,15 mA questo LED verde fa più luce di questo qua vecchio con 20 mA, pensate la differenza è enorme, a 2,2 volt. Se metto quello vecchio ovviamente neanche si accende. È spento, 0 mA, non sale neanche la tensione. Vediamo questo che dovrebbe essere blu, ad alta efficienza, anche lui con 0,15 mA, 2,5 volt, fa una luce discreta. Vediamo questo bianco, 1 mA, questo qui fa già moltissima luce, che mi sembra sia un LED da 25 mA, perché proprio da illuminazione. 25 mA sono circa 60-70 ohm, fa una luce davvero
incredibile già a 20 mA a balia. Tensione siamo a 3,2, infatti il bianco ha tensioni molto più alte. Adesso prendo nota di tutti i valori di corrente che sono questi qui, fatti con questa formula, li ricontrollo tutti per bene per vedere se corrisponde e poi cerco delle resistenze per andare il più vicino possibile, resistenze di commercio, per andare il più vicino possibile alle correnti che andrò poi a scrivere qua. Ecco la modifica ultimata, ho sostituito tutte queste resistenze, ho usato il solito book con tutti i valori di resistenza, molto comodo, ti lascio il link qui sotto in descrizione. Ho fatto dei tagli pista e ho collegato insieme tutti questi che sono GND, questi qui sono l'uscita del LED, come da questo schema che sono andato a correggere. Ho corretto tutti i valori di resistenza, da quelli originali li ho portati a questi qui, l'M317, questo qui l'ingresso va sul più, l'uscita va sulle resistenze, la DJ va ai LED, il LED si mette qui in uno di qualsiasi di questi qui e qui si va a chiudere con un jumper per dargli il giusto valore di corrente. In pratica, adesso io qui li ho scritto col pennarello il valore di corrente, bisognerebbe fare una bella etichetta, questi qui non servono più, è giusto più e meno qui, perché il LED possiamo metterlo qui in qualsiasi punto perché sono tutti in parallelo. Non dobbiamo più spostare il LED come prima, qui lo andiamo a alimentare facendo tensione al più e al meno e con un jumper selezioniamo la corrente, ad esempio 5 mA. Adesso io per comodità anziché la batteria gli collego l'alimentatore, do tensione, in questo caso 9 volt, collego il mio amperometro e il più del LED, lo collego a qualsiasi di questi, schiaccio e faccio il mio test 5 mA, lo sposto ad esempio 1 mA, 1 mA, lo sposto 10 mA, 11, così è 20 mA e così è 30 mA. Adesso lo metto a 20, mettiamo il LED, quello a bassa luminosità, su 20 mA si accende poco, andiamo a misurare se veramente sono 20 mA, 20 mA. Diciamo che questo strumento così è terminato, si può usare ancora con la batteria 9 volt, proviamolo. Eccolo chiuso, con già montato dentro la batteria, mettiamo un LED tra sopra e sotto, selezioniamo la corrente, in questo caso è ad alta luminosità, proviamo dalla corrente più bassa perché so che questo LED qui verde basta un 0,1 mA per farlo accendere, infatti si accende. Adesso sì che è un vero LED tester con una corrente costante, utile per testare la luminosità dei LED. Andiamo alle conclusioni finali. Siamo giunti al termine di questo video, abbiamo visto come modificare questo LED tester in modo da fare un vero test in corrente dei LED. Io ho usato, come hai visto, un LM317 in TO220, quindi un formato un po' grossino, perché non avevo quelli più piccoli. Puoi utilizzare tranquillamente quelli in formato più piccolo che ci stanno meglio dentro. Comunque sono riuscito a chiuderlo senza problemi anche con il formato più grosso. Come vedi è perfettamente funzionante con la selezione della corrente e con qualsiasi tipo di LED. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!